Il Sadhu Natananda, il compilatore dell'Upadesha Manjari, fu uno dei devoti che cercò di farsi regalare da Bhagavan il Kashayam. Bhagavan rifiutò dicendo: non è mia abitudine dare a qualcuno il Kashayam. Natananda allora mise il Kashayam sullo sgabello di fronte al divano di Bhagavan, quello che veniva usato per le offerte dei devoti. Bhagavan si rifiutò di toccare la veste e dopo alcuni minuti Natananda la portò via. Il Sadhu Natananda divenne un sannyasi, ma presto fu insoddisfatto di questo stile di vita. Dopo alcuni mesi ritornò all'ashram, smise le sue vesti arancioni e cominciò nuovamente a indossare vestiti ordinari. Ogni sera facevo a Bhagavan un rapporto sulle costruzioni. Gli dicevo ciò che era stato realizzato e ciò che ancora doveva essere fatto. Qualche volta Bhagavan mi dava istruzioni per il giorno successivo. Altre volte gli presentavo i miei propri progetti e ottenevo la sua approvazione. Così mi trovai nell'invidiabile posizione di avere ogni sera una conversazione intima piuttosto lunga con Bhagavan. Altri devoti, che erano timorosi di parlare con lui per il fatto che si sentivano troppo sopraffatti dalla sua maestà e grandezza, mi usavano come intermediario. Sapendo che io parlavo liberamente a Bhagavan ogni giorno, venivano a raccontarmi i loro problemi e mi chiedevano di cercare da lui una soluzione. C'era un altro piccolo privilegio che apprezzavo grandemente. C'erano 2 turni, sia per il pasto sia per la cena. Bhagavan mangiava sempre nel primo turno, mentre io generalmente mangiavo durante il secondo. Egli di solito stava finendo il pasto quando io entravo nella sala da pranzo. Se stava ancora mangiando, quando arrivavo, mi sedevo di fronte a lui e attendevo. La mia pazienza veniva spesso ricompensata. Molte volte Bhagavan spingeva il suo piatto di foglie verso di me per indicare che potevo farmi servire il pasto su di esso. Le donne che distribuivano il cibo coglievano il suggerimento, mettevano la foglia di fronte a me e mi servivano. La piccola quantità di cibo che aderiva sulla foglia era considerata il prasad del guru. Per questo motivo c'era spesso ardente competizione per ottenere il piatto di Bhagavan. Ascoltato? Se le domande puoi chiedere. Bhagavan aveva molti privilegi, stando a stretto contatto con il suo guru. Annamale. Sì. No, scusami, Annamale, scusa. Sì, perché lui sta più vicino, quindi
normale. Poi, altra cosa capita? Tutto. Cosa parlava di sannyasi, di vestiti, cosa capito? C'è un ashram, venivano vari tipi di persone, un devoto come vivono la vita mondana, ma vengono come devoto per prendere la benedizione. Qualche volta le cose portano, no? Lo portano, qualche volta il maestro non accetta anche. No? Poi anche alcuni venivano a vivere l'ashram un po' aspirante, non la vita montana, la vita aspirante. Anche loro portavano vestiti arancione, colore arancione, che riferisce a distacco. E loro vogliono diventare sannyasi. Sannyasi vuol dire come monaco. Monaco, quando portavano queste vestita, il Bhagavan benedire e dare. Invece il Bhagavan non dato a tutte le persone. Forse alcuni, no? La maggior parte. Perché, come ieri detto questo storio, no? Come ancora non è la persona preparato, ancora c'è residuo, forse devo liberare, così non andare così. Prima devo normale, quando un ashram c'è un po' di ordine, prima la persona devoti, poi Chaitanya, dopo Chaitanya sannyasi, così. Chaitanya è imparare con un aspirante le cose, le praticare e imparare. Cosa dice il Chaitanya? Dopo imparato, dai questo sannyasico vestito e arancione. Quando arriva a uno stato di distacco, deve dare l'arancione. Arancione riferisce al distacco. Noi che Bhagavan in se stessi non vesteva, lui vesteva solo a bianco, neanche arancione. Lui un po' di oltre del tutto questa regola, un po' di ordine, no? Quindi lui non serve. Poi invece aspiranti che devono, lui anche non dava a tutti. Quindi invece alcune persone si lavora prima come karma yoga, una preparazione fatta, arrivato come Annamale anche. Dopo, senza loro chiedere, il Bhagavan dice, adesso forse è meglio tu vesti arancione, dai, e dopo lo manda via dall'ashram, adesso basta qua, tu vai fuori. Quando è arrivato uno stato di distacco, allora dopo la manda. Invece quando ancora hai residuo, stai qua e lavori, devo bruciare il karma. Una bruciata il karma e dice, ok, ora è il momento, tu uscire fuori da qua. E quindi ha ragione il distacco. Così anche l'ha fatto alcune persone. E quindi deve capire, prima devoto esprimere la devozione, e dopo bruciare il karma, lavorare la karma yoga e bruciare il karma. Dopo vengono il Chaitanya, vuol dire dopo come la concentrazione, via dalla riduzione, cos'è la Chaitanya? Non avere quasi zero la desideri, così diciamo, questo è l'ordine del Chaitanya. Fai tutto ma senza desideri. Così. Dopo sannyasi vuol dire loro si può girare tutto il mondo, ovunque puoi andare, sannyasi, ma arrivata a stato di distacco. Se non arriva a stato di distacco, devo ancora praticare. Ci serve un posto, serve una guida, questo è il concetto. Bene. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavare Tejasvinavati Tamastu
Mavit Visavahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Immaginiamo il cielo, l'altezza del cielo, la profondità della terra. Onoriamo e salutiamo e proteggiamo il cielo e la terra con amore, con la pace. Ricordiamo San Donatico e facciamo un saluto. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.